Buonasera dal campo comunale di baseball di Rimini, diretta gara 2 della prima giornata del girone salvezza, girone C, seconda giornata, sì, prima giornata anche seconda gara. E, chi vi parla è Massimiliano Gabrielli. Prima partita andata male, abbiamo visto una New Rimini non concentrata in battuta e con alcune contestazioni arbitrali anche abbastanza sentite dai pochi spettatori in gara. Avete appena assistito all'inno di Mameli, entra in campo in difesa la squadra della New Rimini, schierata con lanciatore partente lo straniero 33 Edward Paredes, ricevitore numero 11 Tommaso Signorile. In prima base abbiamo Marco Baccelli con il 38, seconda base Enrico Perazzini con il 27, interbase il 23 Alejandro Chacon, in terza base con il 24 Thomas Cifalinò, esterno sinistro 56 Jesus Baro Coelho, esterno centro col numero 0 Andrea Gabrielli e esterno destro 42 Davide Bonemei. Il battitore designato abbiamo Luca Pulsetti con il numero 17, mentre la squadra ospite si è rimescolata con il lead-off 42 Mendez Roche Rocche che è il ricevitore, il secondo in battuta 31 Sierra Alessandro esterno sinistro, numero 3 in battuta Midena Mattia casacca numero 2 esterno destro, quarto in battuta Micea Mario casacca 25 battitore designato, Miceu scusatemi, Mario, mi corregge il regista, con il quinto in battuta Bertoldi Nicolas 34 terza base, sesto in battuta Serra Riccardo esterno centro casacca 11, settimo in battuta Birini Stefano prima base casacca 23, ottavo in battuta Abate Brian interbase 28, il nono in battuta con il numero 5 Furiani Mario seconda base, il lanciatore partente con il 63 è Lubrano Andrea. Gli arbitri a casa base abbiamo Marco Moretto, in prima base Andrea Braga che come dicevo ha arbitrato a casa base la prima partita e abbiamo contestato praticamente contestato in tribuna per alcune chiamate non del tutto e nel dugout alcune chiamate non chiaramente io direi di andare in pubblicità nel frattempo, intanto che c'è il riscaldamento. L'arbitro di casa base dà l'avvio al primo inning, primo lancio del partente, parte con uno strike sul lead-off Mendez Roche, che è il ricevitore del Ronchi regionale. Secondo lancio è un ball.
Ricordiamo la batteria della New Rimini, Paredes lanciatore, subito impatta e praticamente in mezzo alla difesa è un singolo subito aggressivo. Nel box di battuta Sierra Alessandro, esterno sinistro. Nel box di battuta per Rocchi Alessandro Serra. Primo lancio è un ball, lancio che rimane basso. Secondo lancio è uno strike. Bunt e out, praticamente per l'out, assistenza 1-3. Nel box di battuta Midena Mattia, esterno destro. Entra subito con uno strike. Secondo strike, uno swing a vuoto per Mattia Midena. Una fast non incocciata. Si carica del secondo strike. Palla in foul ball a destra. Conto invariato, 2 strike. Strike out con swing. Nel box di battuta il quarto del line-up, Miceu Mario.
Palla battuta in foul a sinistra. Palla esce in foul, è il primo strike. Aggressivi nel box, quelli del Ronchi, come nella prima partita, e buona attitudine al contatto con la palla. Secondo strike va subito sul massimo vantaggio palla rimane alta, la guarda giustamente il battitore designato, un ball, 2 strike il conto. Ancora contatto, questa volta in foul a destra. Conto invariato, ball, 2 strike. E questa è valida. Con il singolo entra il punto. Battuta il punto gol designato Nicolas Bertoldi. Nel box il numero 34, Nicolas Bertoldi, terza base, con 2 out, corridore in prima, gira in modo aggressivo subito la prima palla, che praticamente schizza sul... C'aveva la maschera, però è dentro mano. A questo punto non capiamo bene se è stato colpito dalla pallina o addirittura dalla mazza del battitore. Probabilmente dalla palla che è stata spizzata, cambiato la traiettoria, una fast. Vedete anche il manager del Ronchi viene a accettarsi dello stato del ricevitore Neo Rimini. No, probabilmente sì, è stato colpito.
sì, la palla. È stata la palla. Mi confermano che dal replay si evince che è la pallina che è stata spizzata e dunque ha cambiato la traiettoria e ha colpito la parte destra esterna del casco, esterno destro del casco del ricevitore, che sicuramente ha creato delle complicazioni. Abbiamo la squadra dei Ronchi, adesso applaude il ricevitore dell'Agno Rimini in modo sportivo. Ricordiamo Tommaso Signorile, Più che altro se sarà rintronato con la botta, tanto c'è la protezione integrale, però sicuramente la pallina è battuta veloce, ha fatto un colpo come se avesse battuto per terra. oppure come magari ti fa rumore, ti va come si dice, nel timpano, potrebbe anche averlo stordito. Forse più addirittura quello, perché tanto c'è la protezione del casco, quindi non è che la pallina non è che... Dunque l'arbitro dà di nuovo l'avvio al primo inning, la parte alta, nel box di battuta con 2 out e un punto segnato. C'è il battitore Bertoldi Nicolas, il terza base, che incassa il primo ball, un ball e uno strike, il conto. Secondo ball, 2 ball e uno strike, il conto. Molto ordinati i battitori della squadra ospite, del Ronchi. Terzo ball, questa volta la palla rimane alta ed interna. 3 ball e uno strike, il conto. Questa è una valida che viene raccolta dall'esterno centro, Andrea Gabrielli. Seconda valida. Corridori in prima e seconda base. Nel box adesso col numero 11 Riccardo Serra. E salutiamo il papà di Cifalinò, di Thomas Cifalinò, si chiama Massimiliano, che sappiamo ha avuto un incidente sul lavoro e sappiamo che è in convalescenza. Gli auguriamo la miglior convalescenza chiaramente che può avere. Tutta la solidarietà da parte della Agno Rimini per la famiglia Cifalinò. Nel frattempo il primo strike su Riccardo Serra, numero 11, esterno centro. Corridori, ricordiamo, in prima e seconda base, alza in foul sulle tribune a destra il secondo lancio, si carica del secondo strike. Dobbiamo dire che Paredes comunque viene toccato. Dunque hanno una buona attitudine al contatto, come abbiamo confermato oggi pomeriggio. Oggi sì, la prima partita. E questa volta è un K con swing, termina il la parte alta del primo inning con già il punteggio che si muove 1-0 per i Ronchi.
Di nuovo in linea, parte bassa del primo inning, vi do il line-up della New Rimini. Il primo è con il 27 Enrico Perazzini, poi a seguire il 56 di casacca Jesus Baro, terzo del line-up con il 23 Alejandro Chacon, il quarto è Marco Baccelli con il 38, il quinto è casacca 17 Luca Pulsetti, battitore designato. Il sesto è Andrea Gabrielli con casacca numero 0, esterno centro. Il settimo, casacca 42, Davide Bonemei, esterno destro. L'ottavo è con il 24 Thomas Cifalinò, terza base. Il nono è casacca numero 11 Tommaso Signorile, che è il ricevitore. Vedete, si prepara nel box il lead-off Enrico Perazzini, posizionato in difesa sulla seconda base. Mentre il lanciatore partente per la squadra ospite è Lubrano Andrea. Parte con uno strike guardato da Enrico Perazzini. Secondo lancio è un ball, palla molto esterna. Gira il terzo lancio, lo spizza in foul. Un ball, 2 strike su Perazzini. Secondo ball, 2 strike. Terzo ball, conto pieno su Enrico Perazzini. Batte in foul sulla destra. Nel dubbio Perazzini si difende il box. Conto sempre pieno, 3 ball, 2 strike. Ancora difende la parte bassa dello strike. Base per ball. Nel box di battuta, Jesus Baro. Mostra il bunt, il lanciatore però non entra nell'area dello strike, viene quindi ritirato. Primo lancio è un ball. Secondo lancio è uno strike. Sempre mostra il bunt, un ball, uno strike.
lancio curvo che rimane alto, 2 ball e 1 strike. E bella valida sul... E questo è addirittura bel doppio. Ma nel box di battuta Alejandro Chacón. La battuta che di fatto ha scavalcato l'esterno destro, è andata a battere sulle recinzioni, poi in qualche modo è riuscita a alzarsi velocemente, è una bella giocata e ha lanciato sul taglio in prima. Questa è una curva che Chacón la guarda. Alza una profonda volata, volata di sacrificio, però sicuramente porta il punto del pareggio. Doppio avanzamento, bella giocata di Chacón che di fatto impatta la partita. Nel box di battuta Marco Bacelli con sempre l'uomo in posizione punto, in terza base. Jesus Baro, un out. Bacelli che è stato messo in prima base. Primo lancio rimane basso, ball. Lancio pazzo che viene fortunatamente fermato dal catcher molto reattivo. Si carica del secondo ball. È stata data la base intenzionale a Bacelli. Nel box di battuta Luca Pulsetti, DH oggi pomeriggio. Scusatemi, stasera DH, nel pomeriggio invece era stato fatto subentrare come pitch. Sì. Corridori agli angoli con Luca Pulsetti. Primo lancio, ci pensa l'arbitro e poi alla fine chiama uno strike. Era un lancio destinato nella parte bassa dell'area. Giustamente Pulsetti guarda il lancio. No, chiama la girata all'arbitro, non sono d'accordo, assolutamente d'accordo. Pulsetti ha
si è fermato veramente in tempo, uno strike veramente regalato, possiamo dire. Chiama strike out. Con 2 out, corridori agli angoli, nel box di battuta Andrea Gabrielli. Primo lancio è un ball. Palla rimbalzante che va verso va verso il pitcher, dunque termina il primo inning con il punteggio di 1-1. Noi andiamo in pubblicità. Questa è la pubblicità, adesso sta andando. Di nuovo in linea dallo stadio comunale di baseball di Rimini, parte alta del secondo inning nel box di battuta con il settimo del line-up, Birini Stefano, casacca 23, giocatore del Ronchi, dei Legionari. Primo lancio è uno strike. Secondo lancio è un ball. Stavolta uno strike ineludibile, girata la mazza da Birini. Un ball, 2 strike.
Questa era una bella palla che non è premiata dall'arbitro. Non l'ha neanche vista. Dopo ti porta così a giocare, dopo ti spetta il ritmo e ti porta a giocare. No. Terzo lancio ball, chiamato sempre dall'arbitro. Conto pieno su Stefano Birini. Palla spizzata in foul, sesto lancio. Base per ball. Quarto gol e base per gol per il base di Ronchi, Brian Abate. Nel box di battuta Brian Abate con il numero 28. 0 out e corridore in prima per i Ronchi. L'arbitro dunque non ha perso il fischietto, ha chiamato il primo strike dopo una serie infiniti di ball. Brian Abate in battuta. Secondo strike, un bunt in foul dietro il catcher. Pick-off che non crea nessun effetto. Pick-off verso la prima base, se non quello di non far allontanare il corridore del Ronchi. Credo che all'arbitro gli sia ristretta l'area dello strike. Un ball, 2 strike. Questo è un ball. 2 ball, 2 strike. E questa volta non può chiamare strike perché gira la mazza. Primo out. K con swing nel
Box di battuta, il nono del line-up con il 5 Furlani Mario. Batte alza un out al volo. L'esterno destro va a prendere la palla praticamente sull'angolo profondo, una profonda volata, Bonemei, eliminazione F9, secondo out, deve rientrare il corridore nel box, il lead-off, il fortissimo Lenov, Mendez Roche, Roque, non so se è Roche o Roque, come si chiama. Roque. La prima curva che non viene chiamata dall'arbitro, non viene premiata, dunque un ball. Secondo lancio è troppo basso, secondo ball. Sì. Con noi era stato espulso. Con noi è stato espulso. No. Primo strike sul filo interno. Molto aggressivo, sta molto vicino alla base. L'arbitro chiaramente non ha boccato sulla posizione estrema del giocatore. Questo è un lancio sbagliato che comporta lancio pazzo, che comporta praticamente l'avanzamento in seconda da parte del corridore del Ronchi. Birini Stefano, ricordiamo, in base per ball. Tre ball e uno strike. Quarto ball chiamato base per ball. Dunque, due out, due uomini sulle basi, prima e seconda base occupata, pertanto nel box di battuta Sierra Alessandro, esterno sinistro, battitore nonché battitore mancino. Gira subito in modo aggressivo la prima palla in foul sulla destra. Si carica pertanto del primo strike. Secondo lancio è un ball, rimane alto. Palla girata, però non è fermata dal catcher, si carica del secondo strike, un ball, due strike, doppio avanzamento per i corridori,
si posizionano, dei ronchi, si posizionano sul cuscino di terza e il cuscino di seconda. Un ball, 2 strike, 2 out e 2 corridori sulle basi. Palla chiamata ancora ball, 2 strike. E terzo out, colto fuori base in ballerina. Si chiude così la parte alta del secondo inning senza nulla di fatto, punteggio 1-1. Parte bassa del secondo inning, nel box di battuta con il numero 42 Davide Bonemei, che ha la settima posizione nel line-up. Praticamente dopo Bonemei abbiamo Thomas Cifalinò e poi Tommaso Signorile. 7, 8, 9 rispettivamente. Lancio pazzo. Secondo ball. Terzo ball. Base per ball per su Bonemei. Nel box di battuta Thomas Cifalinò.
diglielo, diglielo. Siamo. Non va, non va. Adesso chiamo, dai, Primo lancio, ball su Cifalino. Prima visita per il partente, sul partente del Ronchi, Lubrano Andrea. mi raccomando. Oh, tizi, di questa è la seconda visita, la devono cambiare. La seconda via, non so io. Prima è andato là il catcher. Allora, secondo uomo nel box, un ball su Thomas Cifalino. Pertanto, secondo ball. Terzo ball. Base per ball, anche su per Cifalino. Nel box di battuta, l'ultimo delle NAP, Tommaso Signorile. Visita, dunque a questo punto c'è la necessità di sostituire il pitcher. Seconda visita nell'inning, la regola è chiara. Non devi capire. Allora chi è Cifalino? Sì, Cifalino a base per ball. Scende dal monte e vediamo salire. Con il numero, vediamo il numero di schiena, se è possibile. Sì, andiamo in pubblicità.
Allora, dopo 2 basi ball, il manager del Ronchi cambia il lanciatore partente al secondo inning, con 0 out, subentra con il 47 Stabile Pietro, primo rilievo. Nel box di battuta, ricordiamo, c'è il Tommaso Signorile, ricevitore della New Rimini. Allora, signorina ha cambiato il lanciatore. Lancio alto ball. Sul Signorile aveva presentato il bunt. Stavolta il lancio rimane basso, esterno, secondo ball. Stavolta entra lo strike, così decreta l'arbitro. 2 ball e 1 strike. Corridori per la New Rimini sul primo e secondo cuscino. Ci pensa un attimo, poi chiama il secondo strike, l'arbitro di casa base. Lancio che rimane basso, esterno. 2 ball, 2 strike. E gira senza impattare, la K con swing. Nel box di battuta Enrico Perazzini. Un out, sempre corridori sul primo e secondo cuscino. Chiama il primo lancio, lo chiama strike, Perazzini giustamente lo guarda. Presenta il bunt, non toglie la mazza, dunque secondo strike su Perazzini. Stavolta il lancio rimane ball, basso ed esterno. Si difende Perazzini in foul.
ball, 2 strike su Perazzini, sempre un out e 2 corridori sui cuscini. Lancio veramente alto. E gira senza impattare, ma K con swing, 2 out nel box di battuta. Jesus Baro. Entra subito con uno strike. Lancio esterno, lo cerca ma non impatta la palla Jesus Baro. Si difende in foul, questa volta un lancio, una fast destinata alla parte bassa dello strike, spizza in foul sulle reti. Sempre 2 strike il conto su Jesus Baro. Questa volta il lancio è basso, è un ball. Si difende in foul, batte, questa volta chiude troppo l'angolo e esce alla sua sinistra. Foul. Prima del cuscino di terza, il conteggio rimane sempre un ball, 2 strike. Lancio pazzo, doppio avanzamento. Due ball, 2 strike. Ma K con swing, nulla di fatto, punteggio rimane sempre fermo sull'1-1.
K con swing, noi andiamo in pubblicità. Nel box di battuta, parte alta del terzo inning, il numero 2, Midena Mattia. Prima Sierra Alessandro era andato K con swing? Questa volta lo slider viene chiamato strike. Secondo lancio, ball. Il terzo lancio è sempre un ball, rimane alto. Terzo ball, 3 ball e uno strike. Base su ball. Nel box di battuta il DH Mario Miceu. Quindi questo qui era un'idea, la seconda un'idea, Sì. Battuta profonda. La palla scade. È un doppio, dunque. Nel box Nicolas Bertoldi. Sì. Visita del manager
Sì, Dorian Castro. Adesso siamo a 0 out, c'hai 2 punti sulle basi lì, adesso dimmi te. Adesso prendi gli altri punti, prendi gli altri punti, perché noi non ci danno bene. Chi c'è? Me l'ho visto. Su Paolo, che trama con limite. Non vedo proprio che si schiava. Ciao, Lilla. Sì, sono anche il cane stasera. Vai di sopra, signore. No, vai di sopra. Che cazzo che dici? Chi c'è? Veramente. Siamo a un livello troppo basso. Sarà un cretino che dà su agli arbitri. Allora, riprende, termina la visita, riprende i lanci. Primo lancio strike su Nicolas Bertoldi, terza base, autore di un fuoricampo nella prima partita del pomeriggio. Secondo strike. Palla spizzata in foul. E K con swing. Nel box Serra Riccardo, esterno centro. Primo lancio è uno strike. Secondo lancio è un ball, l'arbitro non chiama nulla. Un lancio dritto non premiato dall'arbitro, 2 ball e uno strike. Il battitore c'è da dire che è molto basso,
la palla effettivamente non era alta, ma per la proporzione del battitore poteva essere tranquillamente uno strike nella parte bassa dell'area. Battuta, questa è una valida. Oh Madonna, Entrano 2 punti con un singolo da 2 punti. Dunque il punteggio si aggiorna a 3 per Ronchi e 1 per Lagno Rimini. Box di battuta, Stefano Birini. Primo lancio è un ball. Questo non poteva non chiamarlo, uno strike sul filo interno. Stesso lancio precedente, questa volta è ball, 2 ball e uno strike. Strike, 2 ball, 2 strike, swing a vuoto. La persa. Cos'è? Una valida? Valida. Palla corta che cade praticamente tra l'interbase, l'esterno destro e l'esterno centro. certo che le luci non hanno aiutato. Una palla corta, difficile, nel mezzo, di nessuno. Noi non le buttiamo, Che sono di Texas. Sono andati... l'aveva presa, ma gli è caduta. Bravo. Sono andati per quello che è più sicuro di prenderla. Nel box di battuta, l'ultimo del line-up, Abate, no, il penultimo, Abate Brian, con il 28, uno strike, sì, l'ottavo del line-up. Palla troppo interna, un ball e uno strike.
Secondo ball. No, per forza, non li chiama mai. Sono interne. Sì, ma non li chiama mai. Ne ho una palla uguale all'altra, non li chiama mai in una maniera uguale. Adesso metti. No, il partitore si sposta, sono scaltri. Sì, Certo. li vedi, i movimenti. Sì, ma l'arbitro non deve guardare il battitore, deve guardare dove va la palla. La malizia ce l'hanno. Sì, bisogna giocare con un altro spirito, no? Ci vuole molto più. Ragazzi, si arriva a sedere, Due ball, due strike su Abate Brian, l'interbase. Problema prima, sta combinazione prima. Conto pieno, 3 ball, 2 strike. Ma questo era uno strike, era però, eh? Sì, però l'arbitro ha dato gol, base su gol. Base su ball. Questo comunque com'era? Non era uno strike questo? No? solo che c'è stata la doppia rubata prima. Adesso abbiamo le basi piene. Basi piene, un out. Lancio ball su numero 9, Furlani Mario. Lancia ancora alto. Tognacci è infortunato. Gira la palla in foul, 2 ball e 1 strike. È andato di sopra, sì, ho volato, perché dopo ho volato da qui. Parede! Ancora ball. Devi tirare. Andrea.
può fare quello che vuole. Non è in tribuna. È in tribuna, può fare quello che vuole. Basta che sia in tribuna. Ah, io In tribuna, non è neanche rosta. Scrive, quindi qualcuno l'ha buttato fuori. Ha buttato fuori cosa, Andrea? Ne ha già buttati fuori due. Auto al volo dall'interbase. F6. 2 out, basi piene nel box di battuta con il 42. No, sì, il 42, il lead off, Mendez Roque. Il temuto catcher. Sì. Sta avanti lui nel box. Sta avanti un sacco. caricare, invece che fare tutto questo casino, andare lì e Smeralda sei capace, se no Primo giro, gira subito in modo aggressivo. Lancio pazzo, entra il quarto punto. Lancio pazzo. Due ball e uno strike sul lead off Mendez Roque. Oh no, ha chiamato strike. Due ball, due strike. Perché ha girato, se no non lo chiama l'amico. Chiama solo strike quando gira. Sono in due che non fanno per loro. Sì, tutti qui. E K con swing. Termina un terzo inning molto negativo per la New Rimini. Entrano 3 punti e si conclude sul punteggio di 4-1. Pubblicità.
Parte bassa del terzo inning, il box di battuta, abbiamo sì, Alejandro Chacon, lascia passare il primo ball, nel secondo lancio è strike, l'arbitro ha trovato di nuovo il fischietto. Ball. Andate a cercare una palla probabilmente con poca convinzione. 2 ball, 2 strike. Adesso sicuramente dovrà difendere l'aria con più determinazione. È andata a girare una palla estremamente un ball e prima eliminazione. KS nel box di battuta Marco Baccelli. Quelli che sono nel layout 2, 3, 4 fanno schifo. Soprattutto arriva Marco Pacelli. Comunque, ehi. Primo lancio ball. Secondo lancio strike. Marco, Questi erano 2 da battere, tutti e 2. io non so. Aspetta. Un ball, 2 strike su Marco Baccelli. 2 strike che ha guardato. Si difende, gira la palla in foul. Conto invariato, un ball, 2 strike, un out, ricordiamo. Si difende nel dubbio, gira la mazza, spizza la palla in foul, rimane sempre il conto invariato. Marco, ti butto fuori un cappello, basta. Baccelli contesta la chiamata arbitrale, secondo out, strike out.
Sono andato fuori in casca. Adesso che cazzo allena? Adesso non abbiamo neanche il manager. Oh, Tis, ma se lo mando fuori che cazzo ha il patentino? Chi? Chi ha il patentino da guidare la squadra? Ah, c'è del bianco. Sì. Abbiamo cominciato veramente male. Non sono capace a arbitrare, non sono capace a arbitrare. Chiama strike, non chiamare tutti i boi. Boh, almeno la gente gira la macchina, no? Ciao ragazzi, io queste cose non le posso vedere, non possiamo comportarci in questa maniera. Ve lo dico, do le dimissioni, preparatevi. No, noi non ci comportiamo, ma delle scenate così come degli isterici. Non si fa niente, ditemi cosa pensate. Vinciamo facendo queste scenate? Ma no, Chiarini non c'è nessuno. Chiarini non c'è. Allora, dopo l'espulsione del manager, adesso primo lancio su Luca Pulsetti di H, 2 strike. Ciao. Battuta verso il terza base che raccoglie, fa l'eliminazione. 5-3. Dai, dammi la linea. Allora, parte alta del quarto inning, nel box di battuta, sul punteggio di 4-1, il numero 31, secondo dei line-up, Serra Alessandro. Sì, ricordiamo che nella parte bassa del secondo inning è stato espulso il manager della New Rimini
Dorian Castro, perché effettivamente con delle chiamate incomprensibili ha cercato di capire un ball, 2 strike, è stato espulso prima Andrea Evangelisti. K looking per Serra Alessandro. Nel box di battuta Midena Mattia, esterno destro, numero 2. Questo lancio è un ball, lancio molto basso. Midena giustamente lascia passare la palla senza intervenire con la mazza. Swing a vuoto, un ball, uno strike. Palla battuta in un profondo foul a destra, pertanto il punteggio nel box si aggiorna: un ball, 2 strike, un out. Questo lancio pazzo, palla che esce male dalla mano del pitcher, del partente Eduard Paredes. 2 ball, 2 strike. Terzo ball. Palla sembrava destinata sul filo esterno, non è dell'avviso all'arbitro. 3 ball, 2 strike, un out. Si è spenta la luce. Strike out. K looking. Due out nel box di battuta, il temibilissimo Mario Miceu DH, autore fino adesso di 2 valide, un singolo e un doppio. E anche questo, vedete, è una profonda battuta sul filo, è un doppio a sinistra. Dunque aggiorniamo 3 valide, di cui un singolo e 2 doppi per il temibile, ribadiamo, DH. Le box di battuta, il quinto del line-up, Bertoldi Nicolas.
Primo lancio è un ball. L'arbitro di casa base lo vede troppo interno per giudicarlo strike. Batte la valida, seconda valida consecutiva. Nel box di battuta Serra Riccardo. Visita del Bianco, Paolo Del Bianco, attuale manager dopo l'espulsione di Dorian Castro. Andrea Evangelisti non era però il manager, era dirigente. E decreta il termine della prestazione di Paredes. Sicuramente possiamo dire una prestazione innervosita dalle dubbie chiamate dell'arbitro. Chi è? Sì, dicevano, allora vediamo che subentra Gianluca Tognacci, ci dicevano con un piccolo risentimento alla caviglia che probabilmente non gli permette che gli permette ancora di poter lanciare. Ah, si vede che gli dà fastidio a Paredes. Noi vedremo. Ah, perché l'esterno? All'esterno? Ah, ho capito. Classificatori vedono, adesso non ce l'ho la lampada. Non ti lamentare, ti do una lucina, io ti do una lucina per te che fa luce lì così tu vedi. Ah, grande, non ci ho minimamente pensato. No, ma neanche io, se no adesso Ma perché? Perché i lanciatori gli dà fastidio. No, gli esterni vedono. Si gioca a livelli leggermente superiori. No, perché probabilmente adesso i fari, che non sono tutti, battutine. sì, perché l'altra volta c'è stato un episodio. Adesso così ti ho viziato, dai. Mai pensato? Hai visto? È perché gli esteri non c'è, è perché abbiamo Attenzione, quei campionati lì c'erano tutte le luci funzionanti. Siccome il comune c'è il problema, guardate quanti sono accesi di luci. No, so 8, perché sono 3 più 2, 8. Allora, primo lancio sul numero 11 Riccardo Serra da parte del rilievo. 30.
Questa è una valida che fa entrare il punto. Quinto punto, valida. Nel box di battuta Birini Stefano. Battuta profonda. Out al volo dell'esterno sinistro. Ah, presa bene. Sembrava che io l'avevo vista che l'aveva presa e gli era caduta, invece l'ha presa. Chi è questo Baro? Baro ha preso una palla eccezionale. Parte bassa del quarto inning, nel box di battuta Andrea Gabrielli col numero 0. Un lancio, il primo lancio è un ball, il secondo lancio è uno strike. Lanciatore Mancino. Il rilievo stabile Pietro. Secondo ball. 3 ball, 1 strike.
Swing senza impattare, conto pieno. E K con swing per Andrea. Nel box di battuta il settimo Davide Bonemei. Primo lancio è un ball. Lancio più basso di quello di prima, chiamato strike. Un ball e uno strike. Due ball e uno strike. Dopo il terzo lancio il conto su Davide Bonemei. Questa è una foul ball, chiamato dall'arbitro. Dunque, due ball, due strike dopo il foul ball. Sicuramente per pochi centimetri. Si difende bene Davide, impatta la palla in foul. E questa è una valida. È un singolo, ma è una valida di Bonemei. Adesso nel box Thomas Cifarinò. Giriamo quel bastone, prendiamo quella palla, non stiamo a cincischiare sul ball, fai tutte quelle pugnette, giriamo la mano. Questo non può essere strike, dunque un primo ball su Thomas Cifarinò. Secondo ball, lancio una palla a curva che rimane bassa ed esterna.
Terzo ball. Dopo un attimo di esitazione l'arbitro chiama il quarto lancio, lo chiama strike, pertanto era partito per andare in base. Thomas è costretto a ritornare nel box di battuta. Questo però, questo non lo può chiamare strike, pertanto due uomini in base. Nel box Tommaso Signorile. Tira adesso, tira. Visita al lanciatore. Mi sembrava una difficoltà. La prima base ball concessa dopo molti lanci. Loro non è che sono come noi che aspettano che prendi 2 punti prima di cambiare. Sentite i commenti dei miei vicini qua. Dunque vi danno loro la risposta per... Prima di fare i punti, non è che c'è l'uomo prima e secondo, il punto è lì, Il punto è lì, C'è l'arte di togliere il lanciatore quando è il momento. Il lanciatore non è sostituito, viene confermata ancora la fiducia da parte del manager. Pertanto nel box si riposiziona Tommaso Signorile, che è l'ultimo uomo del line-up New Rimini per il secondo turno. Lancio pazzo fermato ottimamente dal catcher, anche se vediamo che si è fatto male perché lo ha fermato probabilmente fuori dalle protezioni. No, per ora è senso unico. Per ora. Quella sarebbe per me, se sono in un posto che mi metto che è buio, però qui non mi serve.
sul signorile, dopo la ripresa del gioco, entra con il primo strike, 3 ball e 1 strike. Swing senza contatto, conto pieno sul signorile. K con swing. Nel box di battuta con 2 uomini in base abbiamo il lead-off Enrico Perazzini. Out in Perazzini in FF1, FF2. Termina così la parte bassa del quarto inning sul punteggio sempre di 5-1. L'hai aggiornato il quinto inning? Dai, mandami in linea. Parte alta del quinto inning nel box di battuta con il numero 28 Abate Brian. Nel monte ancora il rilievo Gianluca Tognacci. Primo lancio un ball, somigliava tanto a uno strike, però per l'arbitro non è di questo avviso, pertanto ball, un ball. Adesso è strike. Un ball e uno strike, sì. Così decreta l'arbitro. Si impenna una palla. Che no? Secondo strike, palla che si impenna e cade praticamente davanti alla gradinata del dugout della New Rimini.
Secondo ball, 2 strike. Conto pieno, scusate, conto invariato, 2 ball, 2 strike, gira una palla in foul. Questa era una palla bella curva, non premiata dall'arbitro. Conto pieno, 3 ball, 2 strike. Strike out, questa volta l'arbitro chiama. K. Strike out guardato nel box di battuta Furlani Mario. L'ultimo del line-up, numero 5, nonché seconda base. Primo lancio è un ball, rimane basso. Altro ball, 2 ball. Questo è strike. Tutti e 3 lanci guardati dal battitore del Ronchi. Bella curva. 2 ball, 2 strike. Strike out, Looking non guarda, non gira nemmeno un lancio. Secondo eliminato nel box di battuta per la quarta volta Roque Mendez, il temibile catcher del Ronchi dei Legionari. Gira la mazza. Una palla bassa, l'arbitro lo chiama al primo strike. È apparso il 5 nel tabellone? Il secondo lancio è un ball. Ogni tanto se le ricorda, le cose che gli dice. Madonna, me l'aveva detto. E da oggi pomeriggio che glielo dico. Batte in foul sulle tribune, un ball, 2 strike.
Diciamo che sono aggressivi, non si lamentano molto e girano il Sono bastone. anche bravi, stanno giocando bene. Poi che mi aiuta l'arbitro, io non lo so. Però loro girano il bastone, capito? Non è che stanno Ma lì. vuoi mettere? Noi che cazzo scappiamo a lamentare sempre di tu. Cioè noi dicono, ah, no, è bassa, ecco, gira quel bastone e prendila. Vedi? Battuta profonda verso l'esterno sinistro. Chacon fa l'eliminazione. Scusatemi, Baro, F7, eliminazione. Termina la parte alta del quinto inning senza nulla di fatto in questo inning, con il vantaggio sempre del Ronchi dei Legionari. Parte bassa del quinto inning, nel box di battuta con il 56 Jesus Baro, esterno sinistro, autore della presa al volo, che ha chiuso la parte alta del quinto inning. Comincia il quinto passo del box del Barò. Primo lancio, strike. Guarda che cazzo va a girare. Cosa pensi di prendere? Out al volo in zona di foul. FF7. Primo eliminazione. Nel box Alejandro Chacon. Ci sono mancati questa gente qui oggi. Buttala in gioco, prima o poi cade. Questa è una bella girata. Primo lancio è uno strike. Che Chacon guarda, chiaramente il primo lancio normalmente non si gira mai. No, se strike devi girare. Lascia andare. Secondo lancio è un ball. Sono tre lanci, se ne fosse uno sono due dopo. Se ne su non basta.
2 ball e uno strike. No, quello era bello, la curva, prima la l'ha barba. venuta a passare, questa è culo. Adesso ne aumenta, adesso lascia tutto merda. 2 ball, 2 strike dopo la curva. Palla in parte bassa. Va a K con swing. Ciacon. Nel box Marco Baccelli con 2 out. Arriva nel posto battuta, prima fase, Marco Bazzelli. I primi 2, 3, 4, adesso non manca una. Lancio pazzo. Dunque un ball su Baccelli. Lascia passare il secondo lancio, che però è un cambio ed entra nell'area dello strike. Secondo ball, 2 ball e uno strike. Stava dormendo la partita. Terzo ball, 3 ball e uno strike su Marco Baccelli. Si difende, foul. Conto pieno. K con swing. Termina il quinto inning senza nulla di fatto.
Vai. Di nuovo in linea, parte alta del sesto inning nel box di battuta, il secondo del line-up, Serra Alessandro, inizia subito con uno strike, batte verso l'interbase che raccoglie e assiste. Un errore veramente madornale, dunque salva il corridore. Con un errore rimane salvo. Nel box con il numero 2 Midena Mattia. Primo lancio è un ball. Secondo lancio ancora ball, la palla rimane bassa. Questo è strike, bello strike, 2 ball e uno strike. Palla battuta ancora verso l'interbase, doppio gioco difensivo, si riprende con una bella giocata in difesa. Allora 6, 4, 3. Nel box di battuta il DH Mario Miceu. Primo lancio è un ball, palla molto bassa, battuta profonda, cade, non è meno profonda, è una battuta praticamente nella Texas a 4 su 4 per Mauro Miceu. Questo qui 8 su 9. questo qui se lo prende. Nel box di battuta Bertoldi Nicolas. Swing. Bella curva, secondo strike. Bel lancio, veramente bello.
Battuta verso l'interbase che raccoglie e fa tutto da solo con l'eliminazione. Seconda base. 6. Termina così il sesto attacco. Punteggio ancora 5-1 per il Ronchi. Pubblicità. Pulsetti, se mi dà la linea. Parte bassa del sesto inning nel box di battuta Luca Pulsetti. Primo lancio è un ball. Battitore designato questa sera, per lui il terzo turno in battuta. Secondo ball. Palla esterna che viene vista sul filo, dunque strike, decide l'arbitro, 2 ball e uno strike. Palla curva che non entra nell'area dello strike, dunque 3 ball e uno strike su Luca Pulsetti. Alza un campanile, questa volta va in tribuna anche il reattivo catcher del Ronchi, non può far nulla, dunque conto pieno su Luca Pulsetti dopo questa battuta in foul. Ricordiamo parte bassa del sesto inning, 5-1 per il Ronchi. Stavolta è un lancio pazzo che porta in base su ball Pulsetti. Nel box Andrea Gabrielli. Non ho capito cosa è successo. All'arbitro? Sì, è stato colpito l'arbitro alla mano sinistra. Nel box di battuta Andrea Gabrielli.
il numero 6 del line-up. Primo lancio è un ball, palla che rimane alta esterna. Bisogna cominciare a produrre gioco. Lascia passare una palla che era strike. Una dritta. Altezza ottimale. Un ball e uno strike. Adesso sicuramente non tirerà più una palla dritta, visto che ha una variazione di lanci. Abbiamo visto, eccola la curva, che questa volta però non entra. 2 ball, 1 strike. Gira una palla alta, sicuramente non una scelta ottimale. Andrea Gabrielli ha regalato un lancio, adesso deve difendere nel dubbio. Strike out chiamato con un po' di ritardo. K looking. Nel box di battuta, Bonemei, Davide. Palla ball. Altra palla ball, una curva che non scende a dovere. Questo era uno strike in mezzo al piatto, Bonemei lo lascia. Due ball, uno strike, un out e Puzzetti sempre sul cuscino di prima. Gira una palla curva, si difende in foul, però porta il conteggio, 2 ball, 2 strike. Adesso sicuramente non può limare, nel dubbio deve difendere il piatto. Si difende in foul. 2 ball, 2 strike. Devo dire fino adesso ottima prestazione del rilievo Stabile Pietro. Ha di fatto fino adesso legato le mazze della New Rimini. Lancio veramente improbabile. 3 ball, 2 strike.
Adesso conto pieno, bisogna arrivare in base, necessita veramente base sul ball. Io ho soffiato perché somigliava tanto a uno strike. Nel box Thomas Cifalinò, altra visita, però fino adesso le visite hanno sempre funzionato perché è riuscito il manager sempre a vitalizzare il rilievo. Sì, sostituzione del pitcher, dunque esce l'ottimo rilievo stabile Pietro e vediamo, entra con il numero, prima non ce l'hanno detto però. È il numero, scusami? Che numero ha? È il 55? Balzarini? Dunque Simone Balzarini è il rilievo, e secondo rilievo, e noi andiamo in pubblicità. Allora, dopo la sostituzione del primo rilievo Simone Stabile Pietro con Simone Balzarini, riprende l'inning. Ecco, il primo lancio passa dietro la schiena del battitore Thomas Cifalinò, l'ottavo del line-up. Un out, corridori sul primo e secondo cuscino. Sicuramente dovrà ancora scaldarsi. Abbiamo visto che hanno una buona batteria di lanciatori, tutti i lanciatori italiani. Dunque, lancio alto vicino alla testa, secondo ball. Come? Terzo ball.
Sì, 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 sì. E lancio pazzo, base su ball, sì. Sostituzione di Tommaso Signorile. Dopo la posizione difensiva la vediamo dopo. Ah, beh, dopo sicuramente. Adesso lui fa il shift, Dopo va risposta al primo. possono fissare la squadra. Dai, Ame. Primo lancio è un ball. Anche a me sembrava tanto uno strike questo. Nella legge della compensazione. Lancio ancora interno. Fatte coglie, dicono qualche parte d'Italia. Terzo ball. La scaldano ancora, va. Chi è quello? Primo strike dopo 3 ball. Dopo, oserei dire, 7 ball. Secondo strike, conto pieno su Amedeo Focchi. No, basta anche un ball entro il punto. No, questo tira piano, non fa lancio pazzo. Base su ball, questa volta entra al primo punto automatico. Chi? Allora, sostituzione del pinch hitter, entra Marco Quadrifoglio al posto di Perazzini, lascia passare la prima palla che è uno strike, sempre basi piene. Per pochi centimetri questa battuta non entra nell'area dello strike, si carica del secondo strike. Come? Un buono uno strike o due strike? 2 strike ha chiamato. Il primo l'ha chiamato, il secondo è strike, che ha girato. Il secondo è un foul ball. Il primo era uno strike. Colpito. Errore ed entra il punto. Secondo punto su un errore di lancio. No, perché? Ho fatto l'out. Adesso c'è 2 out. Sono 2 punti, è il terzo punto, sì.
Secondo punto dell'inning. Secondo out. Allora, base su ball. Poi Marco Quadrifoglio che ha fatto la battuta alla fine. Come? Scelta difesa. Scelta difesa, perfetto. Nel box col 56 adesso abbiamo Jesus Baro. Secondo ball, ottimo lancio fermato dal catcher. Dopo è andato in seconda col lancio pari, sbagliato in prima. Terzo ball. Base su ball. Nel box di battuta Alejandro Chacon. Sì, due uomini. Questo. 32 chi è? Lanciatore cambio 32. Pubblicità. Rientriamo nella parte bassa del sesto inning con la seconda sostituzione. Subentra Francesco Nardi al posto di Balzarini, Simone Balzarini, un lanciatore di 35 anni. Mi dicono o 35 o 40 anni, c'è una bella fascia di differenza. Adesso è buio qua sotto, dobbiamo vederci meglio. 39 anni. Allora, primo lancio, gira la mazza
Chacon senza impattare, dunque si carica di uno strike, basi piene, 2 out. Lanciatore di esperienza. Gira un'altra palla che sviene praticamente, possiamo dire regala un lancio. Si difende ancora in foul, un lancio carico di effetto. Sicuramente è entrato meglio del secondo rilievo Francesco Nardi, l'esperienza gioca a suo favore. Sì, sospensione un attimo della partita perché Baro in prima base si è allacciato la scarpa. Con il conteggio di 2 strike, 2 out e basi piene riparte il gioco in questo istante. Batte una palla destinata all'FF1 e termina pertanto il sesto inning con 2 punti sul punteggio di 5-3. Ok, allora sostituzione nella difesa della New Rimini, Marco Quadrifoglio si mette in seconda base, primo lancio che è un ball, sembrava che avesse toccato la mazza, poi Amedeo Focchi esce e lascia il posto a Romano Pini che va all'esterno centro, mentre Andrea Gabrielli da esterno centro va a esterno sinistro.
secondo lancio e Baro va dall'esterno sinistro in prima base, e la prima base, perfetto, che era Bacelli, va a chiudere, a ricevere in prima al posto di... Allora, secondo strike di signorile, secondo strike è un ball su Serra Riccardo, che è il sesto delle nappe, numero 11. Battuta alta, profonda, verso Romano Pini, out al volo, vicino alla recinzione, F8, primo out del settimo, parte alta del settimo inning, box di battuta con il numero 23, 23 Birini Stefano. Berini, allora mi correggono, Berini Stefano. Primo lancio è uno strike, Berini guarda la palla, poi guarda l'arbitro e si prepara per il secondo lancio. Secondo lancio, uno slider che non viene premiato dalla chiamata dell'arbitro, pertanto un ball e uno strike e un out. Palla alzata in foul sulle tribune, probabilmente un ball, 2 strike. Palla battuta verso il terza base che raccoglie, assistenza in prima per la seconda eliminazione, 5-3. Brian Abate si prepara nel box di battuta con il numero 28. Primo lancio rimane basso per l'arbitro ball. Primo lancio ball. Anche il secondo basso ed esterno. Terzo ball. Bisogna riprendere l'area dello strike se non vogliamo mandare l'uomo in base ball. Stavolta è strike, guardato dopo 3 ball, non gira la mazza Brian Abate.
Riprende il gioco, 3 ball e 1 strike, 2 out. Palla battuta in foul, conto pieno su Brian Abate. E K con swing. Termina la parte alta del settimo inning e noi andiamo in pubblicità. Parte bassa del settimo inning. Prima Ciaccone è andato K swing. Sì. Nei box di battuta Marco Baccelli. Primo lancio, lo guarda, è uno strike. Mandiamo il suggeritore. Cambiato il suggeritore per Agno Rimini, Pandolfi va a suggerire in terza. Ma lo sai perché? Probabilmente perché faranno entrare cosa dopo. E va bene. Sbuccia in foul la seconda, la sbuccia in foul la palla. Due strike, dunque su Baccelli. Questo è un ball. Due strike su Bazzelli e un ball. Due strike su Bazzelli e un ball. Un ball e due strike.
Battuta verso l'interbase che raccoglie, ammortizza e lancia e out. Eliminazione 6-3. Nel box dopo Luca Pulsetti che incrocia per la prima volta i lanci del rilievo Francesco Nardi. Quando dice male, se quella andava 5 metri più là, la linea così. No, ho detto che dice male. Chiama al primo lancio uno strike. Senza benzina. Batte verso la seconda, prende male. Pulsetti, secondo out. 4-3. Nel box adesso Andrea Gabrielli. Due out, nessuno in base. Gira la prima palla senza impattarla. Alza un profondo, un alto pop. Out. Terzo out in F3. Termina il settimo attacco senza nulla di fatto. Pubblicità.
Allora, parte alta dell'ottavo inning, cambio sul monte per la New Rimini, esce Gianluca Tognacci, il primo rilievo, e subentra Kevin Sosa con il numero 50. Nel box di battuta con il numero 5, il nono del line-up, Furlani Mario. Quarto turno in battuta per Mario Furlani. Primo lancio è uno strike. Altro strike, bella palla curva, entra nell'aria, sorprende il battitore del Ronchi. Battuta in foul, conto sì a destra, conto invariato. No, l'arbitro non premia questa palla curva, slider, cos'era? Un ball, 2 strike, il conto sul Mario Furlani. Strike out, looking. Nel box di battuta per la quinta volta Mendez Roche. Belle è scattato, non è stata un'assistenza precisa, però bel bunt, valida. Dunque, un out, corridore in prima. Nel box di battuta Serra Alessandro, battitore mancino. Primo lancio è un ball. Secondo ball. Terzo ball. Strike. Dopo 3 ball l'arbitro chiama strike. Questa è una valida. Che spinge in terza il Mendez, dunque valida.
nel box di battuta Midena Mattia, esterno destro. Primo swing, strike. E doppio gioco, bellissima giocata difensiva che lascia praticamente sulle gambe l'attacco del Ronchi. Termina la parte alta dell'ottavo inning senza nulla di fatto. Entra nel box di battuta Davide Bonemei con numero 42, il settimo del line-up, incrocia anche lui i lanci del rilievo Francesco Nardi. Primo lancio è un ball. E questa è una bella valida sull'esterno sinistro. 2 su 2 per 4 volte in base, 2 volte base ball, 2 valide per Bonemei. Questa sera veramente in forma. Box Thomas Cipollino. Sì, cambia il pinch hit, entra il 99. Montanari.
Montanari come? Tommaso. Colpito, in base per colpito, Cifalino. Nel box di battuta, l'ultimo uomo del line-up è Romano Pini. Ma gioca stretto, vai lui lì. C'è un altro cambio nella Rimini, esce Pochi ed entra Romano Pini. Pochi non era mai entrato. No, è entrato Focchi. Ah no, come non è mai entrato, è uscito sì. Nel box Romano Pini con corridori in prima e seconda base. Vediamo il terza base, gioca molto sul... Tentato un pick-off in seconda senza nulla di fatto. Primo lancio è uno strike, ha mostrato il bunt e ha ritirato la mazza, ma il lancio era nell'area dello strike. Bel bunt! Bella giocata! Bella giocata! Veramente bella! Bunt! Adesso abbiamo Marco Quadrifoglio. Entra, esce Foglio, entra Lino Zappone. Infatti lo sappiamo, no? Com'è? Allora entra Lino Zappone, sappiamo battitore ambidestro, normalmente batte a sinistra, ma con i lanciatori mancini preferisce battere con la destra. Vediamo adesso il duello. Gira la prima palla, si carica di uno strike, una palla curva. Vedete, il catcher chiama lo schema difensivo, non giocano nemmeno molto stretti, dobbiamo dire. Secondo lancio è un ball. Gira senza impattare, un ball, 2 strike.
sì! Pareggio! Bellissimo contatto di Nino Zapponi che praticamente porta il pareggio. I punti del pareggio. Eh sì. Mostra il bunt sul primo lancio che è un ball. Lo ritira chiaramente e rimane ball. Ancora mostra il bunt, lo ritira sul secondo ball. Ancora. Benissimo! Doppia rubata! Senza sul bunt. Dio buono come corceva, ma c'avevamo Spini Gonzales, è arrivato a rubare. Andato base intenzionale. Base intenzionale. Adesso 0 out, base intenzionale, basi piene. E adesso nel box Alejandro Chacón. Lascia il primo lancio che è uno strike. Sarà una bella palla da battere per noi da qui. Altro lancio strike, una palla curva. Rompe la mazza. Rompe la mazza. Questa è una valida? Sì, valida per Chacón, prima valida del passo. 5-6 punteggio, 5. Dai Marco, dai Marco! È ora Marco, è ora, è ora! Eliminazione 5-2, primo eliminato. Tutti i cuscini ancora occupati. No. Primo. Ah sì. Tutti i cuscini occupati. Nel box di battuta Luca Pulsetti.
Servirebbe una bella volata di sacrificio. Una bella volata di sacrificio. Basta che supera il diamante, qualunque cosa va bene. Se supera il diamante qualunque cosa va bene. Gira, non impatta. Luca si carica del primo strike. Palla, doppio gioco difensivo e termina l'attacco con 3. Cinque a 6, andiamo in pubblicità. Parte alta del nono, nel box di battuta, il DH Mario Miceu, 4 su 4 questa sera, 8 su 9 in giornata. Dunque, se non è temibile lui, non è temibile nessuno questa sera. Primo lancio è basso, un ball. Bella curva, entra lo strike. Ha fatto un inning. Battuta profonda, molto profonda. Sul guantone diretto dell'esterno centro Romano Pini.
F8. Nel box di battuta il terza base Bertoldi Nicolas. Lancio che rimane basso, ball. Questo è valida. Bel doppio c'è da dire, di Nicolas. Come secondo un out nel box Riccardo Serra. Allora, corridore in seconda, anche abbastanza veloce, nel box di battuta con il numero 11 Riccardo Serra. Bello strike, entra con una curva sul filo interno. Battuta sull'interbase che raccoglie. No. Uomini agli angoli, uno eliminato, box Stefano Berini. Sono due out, quello lì conta poco. Dunque valida. No, scelta difesa. Scelta difesa? Scelta difesa, l'ha data lì. Ha fatto scelta difesa, però c'è stato errore. Allora è valida. No. No, perché lui sarebbe stato eliminato se avesse fatto gioco su lui, quindi FC è una di mezzo. Per un centro difesa però non è né errore né valida. Ogni tanto si impara qualcosa, sta a piedi, Allora, nel box di battuta con il numero 23 Stefano Berini. Swing, si carica del primo strike, un ball e uno strike. Out al volo e per poco non esce. Si è fatto male lui là? Sul bunt. F1. Nel box di battuta con il 28 Brian Abate. Era il terzo out questo, eh?
Però il gioco è questo. Bella palla, non premiata, un ball per l'arbitro. Sempre corridori agli angoli. Caduta? Entrano con questa valida, è un doppio, Doppio? Dove si è fermato? No, un triplo. Triplo. Entrano i 2 punti del sorpasso. Sì, nel box Mario Forlani. Battuta in foul. Swing, 2 ball, 2 strike. Conto invariato, 2 ball, 2 strike sempre. Conto pieno. Colpito, corridori agli angoli. Mozzarelli. Tocca far entrare Del Bianco qui. Con la massa l'ha colpito. L'ha colpito con la massa. No. È interferenza però. Se il battitore colpisce il ricevitore, girando la massa così. Si è girato con la mano. L'ha lasciata con la mano, l'ha girata
parte dietro e nella prima parte. Dai Marco! Era quasi straccio, secondo me. Dai Kevin. Lui è quello di Imola, vero? Imolese. Un ball e uno strike di Kevin Sosa sul lead-off Mendes Roque. Alza una palla alta. Out sul muro. No, l'ha presa sulla spalla, è battuto sulla spalla. Adesso dobbiamo sempre recuperare un punto. Pubblicità, F7, sì, il punteggio sta a 7-6 per il Ronchi. Parte bassa del nono inning nel box di battuta Andrea Gabrielli. Quinto turno di battuta. Primo lancio è uno strike. Batte verso l'interbase e questa volta è valida. Adesso muoviamo il gioco nel box di battuta 99 Tommaso Montanari. Mancino contro Mancino, però. Primo lancio è un ball. Andrea? Ah, Montanari sì.
Cortese, se non la smette di... Eh, Comunque quando abbiamo così avanti con guerra di battere, tutti vengono attaccati al culo. ma gli tira tutta mondezza, eh. Bunt per far avanzare l'uomo in seconda, scelta difesa. Bunt di sacrificio. Un out, corridore in secondo. Adesso nel box di battuta abbiamo Thomas Cifalino. Primo lancio è un ball. Questo è un catcher bravo, non la perde la palla. Secondo lancio è una curva, entra un ball e uno strike. Out al volo. FF3. Box di battuta, Romano Pini. Dai Romy! Dio buono, era la palla interna, era. Questa non era da girare. Gira una palla interna, regala uno strike. Romano Pini. Secondo lancio è un ball, basso e esterno. Gira il secondo, si carica il secondo strike, una palla sempre interna che ribalza. Adesso gli tira un'altra palla, secondo me interna. Palla ball, 2 strike.
pareggio. Una radente che passa sopra il cuscino di terza base, nulla da fare per l'ottimo, bel doppio, nulla da fare per l'ottimo terza base del Ronchi. E adesso col corridore in seconda Lino Zappone. Dobbiamo dire che ha sfidato il lanciatore sulla palla interna, questa volta Pini l'ha presa e l'ha cacciata nell'unico punto. È stato bravo, l'ha sfidato sempre sulla palla interna, che dove l'aveva girata, sto giro gliel'ha cacciata dove voleva. Alta, palla alta, interna, ball. Dopo abbiamo, dopo Zappone, abbiamo Baro e poi Ciacon. Secondo lancio, una curva premiata con lo strike dall'arbitro. Palla, curva esterna, filo esterno. Un ball e uno strike su Lino Zappone. Questo è un ball, non può essere sicuramente strike. E che noi avremo anche un bel corridore sulle basi. No, ball. Terzo ball. Base su ball per Zappone. No, base su ball, base intenzionale, scusa. Base intenzionale, no base su ball. Nel box di battuta con prima e seconda occupata. Com'è stata? Scusatemi, non ho visto la giocata. 6-4? 4-6. Allora, eliminazione 4-6. Partita in pareggio e noi andiamo in pubblicità per prima degli extra inning.
Siamo ancora in linea dallo stadio comunale di baseball di Rimini, 10° inning, il primo extra inning. Il regolamento dice che corridori in prima e seconda base, e in battuta c'è il numero 31 che è Serra Alessandro, mentre nel Perdiamo il battitore designato. sì, Perdiamo il battitore designato perché lui era battitore designato. sì, sì. Dino Zappone va. Cifalino va in seconda. Ciaccon va esterno destro. Aspetta, Cifalino. Pulsetti va in terza base. Pulsetti dov'è? Pulsetti era di H. Ecco, terza base e Lino Zappone interbase, però non ho... Esterno destro che sarebbe Ciaccon ed esce Montanari. Allora, l'interbase è, scusami, l'interbase è, che era lui, interbase va in esterno? No, Ciaccone esterno? Ok, e esce, Che era esterno destro. Perché il suo posto l'ha preso Ciaccon. dunque noi in battuta con quanti ne abbiamo? Battuta adesso batte il lanciatore. Chi è il lanciatore? Lui? Tutti salvi. Bunt. Adesso schiera Serra, Alessandro era. Serra, chi era il numero? Ah. Fuori, in dugout. E chi è entrato per Montanari? Ciaccon. Ciaccon era da un'altra parte. Si è spostato. È entrato Pulsetti che era di H. No, Pulsetti è il 9 dei 9 del line-up. Era solo, c'era il lanciatore. Il lanciatore di H. Primo lancio ball. Battuta. Out! Col piede l'ha fermato, Dio buone. No, è entrato il punto? Ah. Out a casa, un out. Scelta difesa, lui va salvo. A chi? Però eliminato quello che viene a casa, quindi è salvo per scelta difesa. Ok, adesso c'è l'orco. Adesso se fa una volata entra al punto. Ma metti l'out, metti in out. L'out. Preso. Strike girato.
Grande giocata! Bravi ragazzi! Niente. Allora, è un 6, 4, no, 6, 4, 2. 6, 4, 3. Che Andrea che gli ha detto? Pubblicità. Dai, dai, fammi caricare. Parte bassa del 10° inning, che sarebbe l'extra inning, con i corridori in prima e seconda. Cambiato, mi dicono che è cambiato il pitcher. Con il 16 entra un Bertoldi. Davide Bertoldi nel box di battuta mostra il bunt. Bunt di sacrificio, porta avanti. Base intenzionale. Nel box di battuta Luca Pulsetti. Adesso servirebbe uno swish. Qualunque cosa, ma non in tutti i giochi. Se si impara il diamante, una volata di sacrificio, qualunque cosa. No, non in tutti i giochi. Anche una volata di sacrificio ci sta bene.
supera il diamante, guarda. Qualunque cosa che supera il diamante. Va bene anche una palla persa, Per noi è come un vestito nuovo, ci sta. Primo lancio è un ball su Luca Pulsetti. Fatto una parata il catcher. Spizza la palla nel guantone, si carica del primo strike, un ball e uno strike. Su un lancio, una fast ball. Questo no. Chiama uno strike molto dubbio. Un ball, 2 strike su Pulsetti. Si difende in foul. Secondo ball, 2 strike. Si difende ancora in foul. Dai Luca! O aggiungi... No, non aggiungere niente. Posto. Conto pieno. Non lo so. Una manciata di coriandoli, direi. Secondo out. F3. Era sul foul, vero? Nel box di battuta Andrea Gabrielli. O una valida per forza, sì. Primo lancio alto. Buon bloccaggio del catcher.
Secondo ball sulla chiamata di swing da parte del catcher, non accettata dall'arbitro sulle basi. Questo è uno strike sul parte esterna. 2 ball e uno strike. Dai Andre! Quindi si deve vedere nessuna chiamata. Qui batti a sensazione, quella che ti piace. Gira una palla alta senza impattarla. Dai Andre, ne basta una, dai. È ancora moda, ancora moda. 2 ball, 2 strike. Scegli bene, scegli bene. Erano 2 uguali così, conto pieno. 2 out. Adrenalina 1000. Palla per terra, che non è male. Partita vinta! Base su ball concessa! Entra il punto forzato! Prima volta in 3 anni che vinciamo un extra inning. E vediamo a questo punto una partita rocambolesca, partita sempre praticamente giocata in svantaggio, poi rimonta all'8º, poi ancora sotto al 9º, pareggiata, e all'extra inning praticamente usciamo fuori con una vittoria. Noi ci salutiamo, per domenica non si gioca, il 4 di agosto in trasferta, no, a Rimini. Ma non sappiamo ancora con chi giocheremo. Sì. Andiamo a tirare il campo, dici no? Sì, no, lo tiriamo.